Ciao a tutti, oggi una crostata buonissima, anche fresca, nel senso che è fatta con la crema, le amarene, quindi una crostata pasticciotto. Iniziamo. 400 g di farina 00, 150 g di zucchero, un cucchiaino di lievito in polvere per dolci, 150 g di burro o strutto, possibilmente strutto, o margarina se vuoi, 2 uova intere più un tuorlo, un limone grattugiato, un pizzico di sale e impastiamo a mano. E ci siamo. Friabile, già si vede. In frigorifero per almeno mezz'ora. A dopo. Poi ci occorreranno 700 g di crema pasticcera, bella consistente. Per vedere come farla, la mia ricetta, ti lascio il link adesso qui, quello che appare qua sotto, oppure come al solito ti lascio tutto il riepilogo degli ingredienti e i link di riferimento come quello per la crema sotto in descrizione e nel primo commento. E amarene allo sciroppo, buonissimi. Riprendiamo la frolla. La dividiamo a metà, una metà leggermente più grande. Diamo già più o meno una forma rotonda con le mani e la stendo. Andiamo sempre dal centro verso l'esterno, girando. Così verrà perfettamente rotonda. Deve venire un guscio abbastanza sottile. Stampo 28 cm, va bene anche 30, viene bene, però verrà un po' più bassa. Puoi usare anche uno stampo per crostata, così, questo è 30. Va benissimo. Io evito di imburrarla e la metto con la carta. Bucherelliamo. Versiamo la crema. Ed ora le amarene. È uno degli abbinamenti che mi piace tanto. Anche al mattino, se devo prendere il cornetto, il croissant, lo prendo crema e amarena. Che sono golosa, lo sapete. Golosissima. Ed ora chiudiamo con l'altro
strato di pasta frolla che stendiamo uguale a quello di prima. Capovolgiamo sopra. Vedi, con la carta forno è molto facile. Facciamo aderire e tiriamo. E facciamo combaciare i due lembi. L'albume avanzato con un goccino di latte. E lo spennelliamo sopra. E inforniamo a 180 gradi statico o ventilato. Io ho ventilato per almeno 30 minuti. A dopo. Ora la lasciamo raffreddare. Devo stare calma perché qui c'è tanta crema e quindi con caldo tende a uscire fuori, quindi evitiamo di sformarla, di toglierla anche se c'è la carta, no. Quindi aspettiamo che si almeno intiepidisca, se non raffreddi del tutto, e poi procediamo. A dopo. E voilà. Ora ancora la lascio raffreddare un pochino, poi metto zucchero a velo abbondante sopra. Ed eccola bella pronta da consumare. Vi raccomando, se la fate stare in frigorifero almeno una mezz'ora, un'oretta prima di consumarla è ancora meglio. E andiamo al taglio. Beh, che gli vuoi dire? È buonissima. La proporzione fra la crema fresca e la frolla è giusta, quindi una crostata che si presta anche dopo pranzo, dopo cena, anche in ogni momento della giornata, fresca, estiva, anche con questo caldo è perfetta. Grazie per la visione come sempre, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Ciao ciao, alla prossima!